Benvenuti in questo nuovo video di Auracar. Io sono Riccardo ed oggi mi trovo a bordo di un'auto davvero silenziosa e molto particolare, la Porsche Panamera 4 Sport Turismo e-Hybrid. Si tratta del modello di seconda generazione di Panamera che ha presentato questa nuova novità, la Sport Turismo. Si tratta della versione Station Wagon. Come possiamo vedere non c'è più quella coda stile coupé, ma si tratta effettivamente di una Station Wagon. Se non sentite niente è perché sto guidando in modalità ibrida. Infatti quest'auto qui, oltre ad avere il 2009 benzina da 330 cavalli, ha combinato anche un motore elettrico da 136 cavalli che la casa madre dichiara di poter effettuare 50 km in autonomia modalità full electric. Insieme sviluppano 462 cavalli, che è davvero un'ottima prestazione. Abbiamo uno scatto da 0 a 100 in circa 4,5 secondi e una velocità di 275 km/h. Pur essendo Station Wagon, quest'auto qui ti dà il feeling, la sensazione di un'auto davvero prestante. Infatti anche la coppia è davvero notevole e inoltre se la si vuole utilizzare in modalità benzina, quindi avere anche un feeling sonoro, basterà semplicemente girare questa levetta e impostarla in sport. Come potete sentire adesso abbiamo attivato il motore a benzina che è davvero entusiasmante. Inoltre se la si vuole utilizzare con le palette al volante, come potete sentire il sound è davvero incredibile. L'auto scoppietta in una maniera divertentissima. Infatti non mi sembra affatto di guidare un'auto ibrida, ma mi sembra di guidare un'auto che non vede l'ora di spingere, perché la coppia è davvero incredibile. Ciò che mi ha entusiasmato e anche intrigato di quest'auto qua, quando gli amici del gruppo S2, che ringrazio che me l'hanno gentilmente concessa per le riprese su questo passo, ciò che mi ha colpito e incuriosito è il fatto di essere un'auto ibrida, e Porsche te lo fa capire subito. Abbiamo il badge e-Hybrid sulla fiancata, la scritta Panamera dietro in questo verde molto accattivante, le pinze dei freni verdi e abbiamo anche la lancetta del contagiri e dell'orologio verde che richiama un po' lo stile della 918. È di fatto una station wagon in tutti gli effetti. Abbiamo i sedili posteriori che sono davvero comodissimi, quello centrale leggermente costretto per via appunto del tunnel qui che si prolunga fino alla parte posteriore, ma abbiamo una capienza del bagagliaio che va da quasi a 500 litri, estendibile ribaltando i sedili posteriori fino a 1300 litri, perciò davvero una capienza del bagagliaio molto notevole. Inoltre il discorso ibrido tecnologico non lo si ha soltanto dal punto di vista tecnico di motori specifiche, lo abbiamo anche all'interno. Abbiamo questo volante multifunzionale davvero bellissimo con queste palette, questo manettino per il quale possiamo gestire appunto le modalità di guida, se lo vogliamo ibrida, sport o sport plus. Abbiamo due display digitali di fianco al contagiri che è rimasto analogico e questo touchscreen che è davvero enorme, che ci consente di gestire l'auto, e gestirla intendo davvero impostare a proprio piacimento qualsiasi cosa, incluso lo spoiler posteriore che ha 3 diverse inclinazioni, capace di erogare una deportanza di 50 kg, davvero una cosa notevole. La cosa bella di questa Panamera, la particolarità bella, è che appunto essendo station wagon non rinunci affatto alle prestazioni e al divertimento. Io sto guidando su questo passo che è davvero bellissimo e mi sto divertendo come un bambino, anche perché se la si vuole spingere basta scalare, impostarla in manuale, metterla in sport come appena fatto e spingere quanto volete. Sentite che roba, è incredibile. Anche i freni sono giganteschi, i cerchi sono in lega da 21 pollici e sentite che roba, non vede l'ora di... Ogni cambiata è un'emozione, è incredibile. E pensare che quest'auto qua possiamo accedere in zone ad esempio ZTL, abbiamo molte agevolazioni in quanto è ibrida, e il consumo dichiarato della casa combinato, quindi misto, è di circa 42 km per litro, quindi davvero consumi notevoli, davvero incredibile. Inoltre, essendo appunto station wagon, come vi dicevo, potete veramente portare i vostri figli a scuola e il cane nel bagagliaio senza alcun tipo di problema. Nessuno è costretto in termini di posizione e comfort. Ovvio, magari evitate di metterlo in Sport Plus e fare un launch control se avete il cane dietro, non ve lo raccomando affatto. Per quanto riguarda invece appunto la comodità interna, l'insonorizzazione, se utilizzate l'auto fino ai 100 km/h, ad esempio in modalità elettrica, sembra di stare, non lo so, in biblioteca. Non sentite un soffio, non sentite un rumore, non sentite assolutamente nulla, è incredibile. Però se poi la volete mettere in benzina, scalare e volete spingere, allora l'auto vi fa letteralmente volare. È tutto un accenno allo sport Porsche. Porsche ha voluto introdurre
questo sorta di station wagon, ma l'ha voluta fare nel suo stile. E diciamocelo, ancora nel 2020 c'è molta titubanza per quanto riguarda le auto ibride e elettriche. Molta gente pensa che sia ancora una sorta di power bank portatile con le ruote. Invece ultimamente le case automobilistiche stanno cercando di far ricredere queste persone, e Porsche l'ha fatto nel suo stile e l'ha fatto nel migliore dei modi, ragazzi, perché davvero è incredibile, bellissima. La configurazione di quest'auto, ad esempio di questo specifico modello che sto guidando, è bellissima. Questa colorazione è gesso, abbiamo i cerchi in lega neri da 21 pollici abbinati sia al tetto appunto nero, agli specchietti, e abbiamo i terminali di scarico sportivi colorati nero lucido, quindi davvero è la configurazione che sceglierei, è bellissimo. Ringrazio gli amici del gruppo S2 che me l'hanno gentilmente concessa. Qui sotto vi lascio il link di quest'auto per ulteriori dettagli. Iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto per ulteriori contenuti e seguiteci anche su Instagram. Ciao!